Sir Thomas Sean Connery è nato il 25 agosto 1930 a Edimburgo, nel quartiere di Fontainebridge, ed è stato il primo e indimenticabile interprete dell'agente segreto James Bond sul grande schermo. Ma l'attore scozzese non è stato solo 007 e, una volta riuscito a sganciarsi dal ruolo dell'affascinante spia inglese, ha saputo costruirsi una carriera cinematografica di tutto rispetto, culminata nel 1988 con l'Oscar come miglior attore non protagonista per Gli Intoccabili di Brian De Palma. In questo video analizziamo i film in cui Sean Connery ha incrociato altri attori della fortunata serie di film di James Bond. Bene, iniziamo la rassegna. Nel film d'avventura Il bandito dell'Epiro del 1957, diretto da Terence Young, insieme al giovane Connery troviamo Anthony Dawson, che compare non solo nel primo film, Agente 007 Licenza di uccidere, ma che torna anche nelle due successive pellicole dirette da Terence Young, dove, anche se non viene inquadrato in volto, è lui il numero uno della Spectre. Né Il giorno più lungo, film colossal del 1962 sullo sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale, troviamo un giovane Sean Connery, ma anche futuri antagonisti di Bond come Gert Fröbe, ovvero Auric Goldfinger, da Missione Goldfinger, e Kurt Jürgens, ovvero Karl Stromberg, da La spia che mi amava. Né La donna di paglia, del 1964, al fianco di Gina Lollobrigida, Sean Connery è protagonista di un bel thriller di matrice hitchcockiana. In ruoli minori, ecco Peter Madden, che vediamo brevemente all'inizio di A007 della Russia con amore dell'anno prima, come avversario di Kronstein nel torneo di scacchi, e Alexander Knox, pure lui fugacemente coinvolto nella serie, ma 3 anni dopo, in Agente 007 si vive solo 2 volte. La sua strada si era già incrociata con Connery nel 62 per il colossal Il giorno più lungo e si incrocerà nuovamente nel 1968 quando il nostro aveva appena abbandonato il ruolo della spia inglese e nel western Shalako affianca Brigitte Bardot, un'altra iconica attrice degli anni 60. Nello stesso film troviamo anche Honor Blackman, indimenticabile Pussy Galore in Goldfinger, che torna al fianco di Sean Connery 4 anni dopo. Nel cast del film I cospiratori, insieme a Connery troviamo anche Anthony Zerbe, che rivedremo 19 anni dopo nel ruolo di Milton Crest in Vendetta privata del 1989. Se il popolo si unisce, il padrone si infiacchisce. E c'è molta verità in questa parola d'ordine. L'unità, ecco la soluzione. Christopher Walken, primo attore vincitore di un premio Oscar, assegnatogli per Il cacciatore, a partecipare a un film di 007, è l'antagonista Max Zorin in Bersaglio mobile, l'ultimo film con Roger Moore, ma aveva esordito sul grande schermo al fianco di Sean Connery 14 anni prima, nel poliziesco Rapina Record a New York. Attenzione. Questa è l'America, la vedi quanto è bella? Me la voglio mangiare. Nell'adattamento cinematografico del 1974 del giallo di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express, il protagonista è Albert Finney, che interpreta il celeberrimo detective Hercule Poirot. Nel ricco cast c'è anche Sean Connery, che fa coppia con Vanessa Redgrave, all'epoca compagna di Timothy Dalton. Ritroveremo Albert Finney 38 anni dopo, nel personaggio di Kincaid, l'anziano guardiacaccia che custodisce la tenuta di Skyfall dei genitori di Bond nel film omonimo. James Bond. Un ruolo che si vocifera fosse stato pensato proprio per far comparire Sean Connery nel film del cinquantenario della saga di 007. A metà anni 70 Sean incrocia nuovamente un paio di suoi rivali dei tempi in cui vestiva i panni dell'agente segreto. In Il vento e il leone del 1975 troviamo in una piccola parte l'attore polacco Wladek Szybol. Nel cast anche John Huston, che avrebbe diretto Connery in L'uomo che volle farsi re e che era uno dei 5 registi che hanno codiretto la parodia Casino Royale del 1967, in cui fa una veloce apparizione proprio Wladek Szybol. In Robin e Marian del 1976, dove tra l'altro le musiche portano la firma di John Barry,
un ormai anziano Robin Hood combatte contro lo sceriffo di Nottingham, interpretato da Robert Shaw, che abbiamo visto in Dalla Russia con amore, nei panni dello spietato Donald Red Grant. In Il prossimo uomo troviamo invece l'italiano Adolfo Celi, che in Thunderball Operazione Tuono interpretava Emilio Largo, numero 2 della Spectre. E c'è anche Bob Simmons, celebre stuntman controfigura di Bond dal 62 all'85, tanto che c'è lui nel primo gun barrel che vediamo nei primi 3 film. Dopo Il giorno più lungo abbiamo un altro film di guerra con un cast corale. In Quell'ultimo ponte, insieme al nostro Connery, troviamo Edward Fox, M in Mai dire mai, sebbene il suo ruolo sarebbe dovuto andare a Roger Moore. E se fosse successo avremmo avuto nel medesimo film 2 attori interpreti di James Bond. Andiamo, per favore. Un anno più tardi, nella divertente commedia avventurosa 1855, la prima grande rapina al treno, Sean incontra Pamela Salem, che sempre per l'apocrifo Mai dire mai interpreterà Moneypenny, completando così con M lo staff del servizio segreto inglese. Nel film Cuba del 1979 troviamo l'attore tedesco Walter Gotell, il quale aveva interpretato un affiliato della Spectre in A007 Dalla Russia con amore, ma che ricordiamo pure per le sue apparizioni nel ruolo del generale Gogol, da La spia che mi amava fino a Zona pericolo, per ben 10 anni. E compaiono anche Stefan Khalifa, Gonzales in Solo per i tuoi occhi, e Earl Cameron, ovvero Pinder in Thunderball. In Atmosfera Zero, una sorta di remake di Mezzogiorno di fuoco in chiave fantascientifica, ecco Steven Berkoff, che 2 anni dopo interpreterà il generale Orlov in Octopussy, Operazione Piovra. Sean è nel cast di I banditi del tempo, insieme a John Cleese, qui nei panni di Robin Hood. Salve, io sono Hood. Ma circa un ventennio più tardi in quelli di R, l'assistente di Q in Il mondo non basta e poi promosso a nuovo quartiermastro nel successivo La morte può attendere. Né Il nome della rosa del 1986, impossibile non riconoscere Michael Lonsdale, ovvero Sir Hugo Drax in Moonraker, Operazione Spazio, e qui abate Abbone da Fossanova. Ma abbiamo anche Vernon Dobchev, ovvero Max Calba in La spia che mi amava, e qui Hugh da Newcastle. Abbiamo poi molti collegamenti in Indiana Jones e l'ultima crociata del 1989, terzo capitolo della saga dell'archeologo avventuriero. Sean Connery interpreta il padre di Indiana Jones e ricordiamo che il regista Steven Spielberg, grande fan di 007, avrebbe sempre voluto dirigerne un capitolo. Nel cast troviamo Alison Doody, che appena maggiorenne aveva esordito in Bersaglio mobile, John Rhys Davies, il generale Pushkin in Zona pericolo, Julian Glover, Aris Christatos in Solo per i tuoi occhi, Michael Byrne, che troviamo in Il domani non muore mai, ma anche in Quell'ultimo ponte, e troviamo di nuovo anche Vernon Dobchev, che avevamo visto in La spia che mi amava. Ma se lei è un lord scozzese, allora io sono Topolino. Sono Topolino. Come osa costui? Oltre agli esperti stuntman Vic Armstrong e Martin Grace, presenti anche nella serie di film di 007, lavora al film anche il lottatore passato al cinema Pat Roach, presente nei primi 3 capitoli di Indiana Jones, oltre che nell'apocrifo Mai dire mai. Dopo Mai dire mai, rivediamo Klaus Maria Brandauer al fianco di Sean Connery in La casa Russia del 1992. Nel cast c'è anche Michael Kitchen, interprete di Bill Tanner da lì a poco in GoldenEye e Il mondo non basta. In un piccolo ruolo anche Nicholas Woodson, che ritroviamo in Skyfall. E James Fox, il fratello di 2 anni più giovane di Edward Fox, che interpretò M sempre in Mai dire mai. In Sollevante del 1993 troviamo Kari Hiroyuki Tagawa, già visto in Vendetta privata, 4 anni prima. Sanchez sta per portarci al centro delle sue operazioni. È da anni che gli sto dietro. Spero solo che la tua piccola sciocca esibizione non l'abbia spaventato. In Alla ricerca dello stregone, il cast si avvale di Diana Rigg, l'indimenticata Tracy in Al servizio segreto di Sua Maestà, nonché unica signora Bond.
mentre il soggetto e la sceneggiatura sono opera di William Boyd, che avrebbe scritto anche il romanzo di 007 solo nel 2013. In The Avengers, Agenti Speciali, del 1998, oltre a Sean Connery in una rara performance da cattivo, troviamo Ralph Fiennes, futuro M negli ultimi 3 film di Bond. Ricompare anche Nicholas Woodson e abbiamo un cameo vocale di Patrick Macnee, già protagonista della celebre serie televisiva britannica degli anni 60, da cui è tratto questo film. Macnee, grande amico di Roger Moore, lo abbiamo visto al suo fianco in Bersaglio Mobile e in altre occasioni che analizzeremo nelle prossime puntate. E così sarebbe questo il suo famigerato ladro d'opere d'arte, signor Cruz? A dire il vero non sembra molto pericoloso. Un altro attore di Bersaglio Mobile, David Yip, recita in Entrapment del 1999. L'attore se n'è andato il 31 ottobre 2020, all'età di 90 anni, lasciandoci un vastissimo catalogo di film. Ho tuttavia analizzato solamente quelli in qualche modo collegabili al mondo di 007. Se il video vi è piaciuto o se vi vengono in mente altri collegamenti che ho dimenticato, scrivetemelo nei commenti. A presto, con nuove connection bondiane.